Dal 1 luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni. Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo martedì 19 agosto 2025. Siamo live con Lunch Press. Un saluto da parte di Enrico Boiani. A farmi compagnia Lorenzo Tolia. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao Henry. Ciao Lore, ciao anche a Morgan in regia che avete già sentito, esatto, sta mettendo, sta divertendo, sta schiacciando i tastini. Oggi sono particolarmente contento. Ecco, vedi, sta schiacciando tutti i tastini che ha a disposizione Morgan, e soprattutto però Morgan, me lo metterà anche in sovraimpressione, risponderà alle vostre telefonate. Qui è tornato quel momento, quindi il numero è sempre lo stesso. Qui a Lunch Press, come sempre, diamo tanto spazio a voi, quindi oggi leggeremo tanti messaggi. Sì, Morgan, adesso, sì. Quindi leggeremo tanti messaggi, risponderemo alle vostre chiamate. Il numero è sempre quello, 0249 42 8479. Vi aspettiamo in tantissimi per parlare di mercato, per parlare di Milan Bari, Milan Cremonese, i nuovi acquisti, le cessioni, Noah Okafor e Rafael Leao. Sì. Perché è arrivato l'aggiornamento importante sulle condizioni di Rafael Leao. Ne parleremo ancora meglio durante il talk, ma ve lo leggiamo perché testuale. Sì, perché non sono belle notizie, purtroppo. Leao ha subito un trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce. Questa è la situazione di Rafael Leao, che quindi salta l'esordio in Serie A. Non sarà presente a San Siro per Milan Cremonese. Lo Sparviero già ci scrive rientra dopo la sosta. Non lo sappiamo, però non credo nemmeno. Esatto. Magari rientra contro Lecce. Poi possiamo anche stare qui a dire magari forse è meglio non rischiare, aspettare il rientro dopo la sosta. Fatto sta che questo si è fatto Leao. Lore, vengo da te dopo perché c'è già la prima chiamata di oggi. Pronto? Niente, non c'è la prima chiamata. Anche fanno gli scherzi telefonici. Va bene. Allora vengo da te subito. Non ci voleva. Sì, un vero peccato. Già questa mattina si sospettava che comunque magari non si trattava di qualcosa di così estremamente grave, ma qualcosa da tenere sott'occhio. Oggi sono stati questi esami strumentali che hanno riscontrato questo trauma. Per non rischiare, già stamattina si diceva appunto che probabilmente il Milan, lo staff medico era d'accordo sul magari tenerlo fuori per la partita contro la Cremonese, proprio
a titolo precauzionale, però adesso ne abbiamo la conferma, la certezza che Leao salterà la prima di campionato. Un peccato, perché comunque Allegri non avrà il suo giocatore più talentuoso in un ottimo stato di forma, aveva trovato il gol contro il Bari, quindi avrebbe sicuramente potuto dare molto. Sì, è un peccato più che altro perché forse era uno dei primi anni in cui vedevamo Leao connesso fin da subito, sì. no? Negli Sì. anni passati ci metteva sempre un pochino a carburare, ma a quanto pare, insomma, quest'anno era partito un pochino meglio, Sì, una proprio a bella livello di partenza testa. sprint, sì. Aveva segnato nelle amichevoli, ha segnato contro il Bari, quindi era partito bene. È ovvio che qui si aprono tutti i cassetti e i vasi di Pandora su chi schierare, cosa fare, no? contro la Cremonese, ma comunque il Milan ha Christian Pulisic, ha Santiago Jimenez, non ha più Noah Okafor, che va al Leeds, ufficiale, esatto, la sua cessione al Leeds. Sì, è arrivato l'Here We Go. Ufficiale, è praticamente ufficiale, fatto, diciamo, esatto. Quando Fabrizio Romano twitta l'Here We Go, e quindi c'è davvero il rischio di ritrovarsi con Pulisic, Jimenez più Chukwueze, con Leao ai box. È un po' questa la situazione, non ti preoccupa un po' questo essere corti in attacco, che sembrava, no, il reparto un pochino più a posto? Allora sì, nel senso, ne parlavamo anche prima, comunque adesso il Milan è diventata la squadra con meno giocatori complessivamente parlando nella rosa, quindi solo 22 giocatori, quindi praticamente come se un giocatore dei titolari avesse un solo sostituto praticamente. Un po' preoccupa, certo, con anche Leao ai box le scelte in attacco, almeno per la prima di campionato, sembrano comunque abbastanza obbligate. C'è Pulisic, c'è Jimenez, però a maggior ragione adesso con la cessione di Okafor, ma questa è una cosa che diciamo sempre, diciamo ogni volta, anche a costo di ripeterci, si è fatta comunque, sono comunque 21 milioni di euro più bonus, quindi comunque una cifra abbastanza importante che deve assolutamente essere reinvestita su quella che deve essere ed è, spero, la priorità per il calciomercato del Milan, quindi un attaccante che possa affiancare Santiago Jimenez, una punta. Allora, leggo qualche messaggio, Lore, così già iniziamo a avere anche un pochino più a che fare quest'oggi con la nostra chat. Allora, Chukwueze è il prossimo che lascerà Milanello, ci scrive Pierpaolo. Poi invece Giacomo scrive: facciamo solo la Serie A, è giusto tagliare, ora sotto con Musa. Allora, c'è da dire questo, che domani poi ci sarà qui Leonardo Menini, parleremo anche proprio, faremo tutta la lista, no, delle cessioni, di quanto il Milan ha incassato. Però se un mese fa ci avessero detto da Okafor e ciao incassate o incassi 60 milioni, guarda, io penso che anche il più fan di Okafor, anche il più fan di Malik Ciao avrebbe detto caspita. No, chiaro che inaspettato, ecco. Però capisco anche chi magari pensa ok, va bene vendere, felicissimi di vendere bene, però poi dobbiamo anche giocare a pallone, quindi i giocatori vanno a finire, secondo me, che poi quelli che inizialmente venivano considerati come degli esuberi, col fatto che si vende e i giocatori presenti fisicamente nella squadra diminuiscono, magari poi non vengono più considerati tanto degli esuberi. Nel senso, penso magari a Chukwueze, a Musa, che dicevano, certo, possono essere considerati degli esuberi forse un po' di tempo fa, più di adesso, ecco, secondo me. Poi vedremo come andrà la fine del calciomercato. Noi andiamo al telefono, vediamo se adesso c'è il primo ascoltatore. Pronto? Niente, oggi ci fanno gli... Pronto? Niente, niente da fare. Vabbè, no, niente, ha messo giù. Vabbè. Telefono è sempre libero, 0249428479. Ragazzi, provate a richiamare, proviamo a mettervi in collegamento, ma
Per ora o in due ci avete fatto gli scherzi o non lo so. Giacomo scrive: io a Chukwueze darei ancora Sì, l'ho fiducia letto. in questa situazione un pochino di carestia, tra virgolette, cioè con Leao fuori, Jimenez appena tornato, è tornato dopo rispetto agli altri, Okafor venduto, la punta che ancora non è arrivata, anche tu daresti un pochino di spazio a Chukwu? Allora, l'ho letto anch'io il commento e potrei anche pensare di sì, di rispondere di sì a questo commento. Sicuramente forse magari più a Chukwueze che a Musa, ma questo forse è un po' un gusto mio personale, anche se comunque contro il Bari nei pochi minuti che ha giocato Musa lì a centrocampo io qualcosa ho visto, nel senso non ho visto una totale un disastro. No, sì, non tanto un disastro, ma magari posizionamenti sbagliati come magari si sono viste altre volte da Musa, errori banali, no? Queste cose qui che ci hanno fatto anche un po' pensare. Queste cose io non le ho viste, però se proprio tra i due sicuramente penso che un minimo di fiducia in più la darei a Chukwueze, proprio per la questione che stiamo dicendo del fatto che in attacco siamo corti. Vediamo se questa volta è quella buona. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Vincenzo. Ciao Salve. Vincenzo, ciao, buongiorno, dici tu. Io volevo un attimo tornare un po' su Vlahovic, no? Perché poi penso che sia il desiderio di molti. Vlahovic, cioè, ho capito che il problema è l'ingaggio, perché con la Juventus credo che si trovi e poi la quadra. Ma Vlahovic deve capire che lui non può continuare a guadagnare cifre esorbitanti, soprattutto dopo aver fatto delle stagioni negative. Diciamo che è stato fortunato come tutti quei giocatori che vanno all'Al-Hilal, prendono 20 milioni, poi non possono tornare in Europa a chiedere 20 milioni a una squadra europea. Vlahovic ha fatto un ottimo affare con un contratto capestro per la Juventus, bene, ma adesso deve, se vuole tornare a giocare in una squadra europea importante anche come il Milan, deve ridursi neanche poi di tanto, perché l'ingaggio di Vlahovic è di 8 milioni, non di 12. 4 milioni sono un bonus. Come no? Cioè in realtà lui la prima firma che la fa a 8 milioni, ma non è che sono dei bonus, era un ingaggio proprio fatto a salire, cioè un milione in più a ogni anno che era lì. Quindi quest'anno il costo lordo di Vlahovic è 21 perché ne prende 12 puliti, proprio senza bonus, senza niente. Ah, ok, vabbè, allora avevo delle informazioni sbagliate. Però ciò non toglie che lui, penso da persona intelligente, non può pensare di chiedere 12 milioni in Europa almeno. Quindi il ragazzo deve capire che 7, 8, diciamo che il Milan 7 ci può arrivare, ma se vuol giocare in Europa, perché non credo che in Inghilterra glieli diano, almeno al momento. Quindi è tutto lì. Bisogna lavorare. E tu lo sul vorresti, ragazzo. però? Io Vlahovic secondo me è un giocatore che va. Cioè, allora ragazzi, Vlahovic ha fatto sempre 15-20 gol. Ne ha sbagliati altri 15-20, ma non mi interessa. Ne fa 15-20 e ti risolve 10-15 partite. Io come milanista questo guardo. Ok. Io non li fa. Ok. Non li fa. Ne fa 10. Va bene, Vincenzo. Noi abbiamo bisogno di questo. Va bene. Ti salutiamo. Ciao. Grazie Vincenzo, ciao. Ciao. Allora, il discorso è giusto, nel senso che, ma io penso, in cuor mio penso bene che Vlahovic sappia che non può chiedere 12 milioni. Assolutamente. Se non in Arabia, in altri posti del pianeta o negli Stati Uniti magari, ma in altri posti del pianeta nessuno gli dà quei soldi lì. Però io penso che lui ne faccia una questione di: se io devo rinunciare a questi soldi, ci rinuncio quando ho finito di darmeli. Infatti stavo leggendo anche qualcuno che lo diceva. Credo che il punto di Vlahovic sia un po' quello, della serie. Io so tanto che il prossimo contratto, se resto in Europa, sarà il rischio che sia la metà, quasi, non di meno. Secondo me anche di meno. Del contratto che ho attualmente, no? Quindi io Vlahovic lo so che accadrà questa cosa, non la faccio accadere un anno prima. Se la faccio accadere un anno prima e la Juve vuole liberarsi di me, mi paga il contratto e quindi si mi dà di buona uscita la cifra che mi deve.
io non so se sia questo poi il ragionamento di Vlahovic, o meglio, e se è questo non so quanto sia sportivamente parlando ambizioso, giusto e di buon senso, della serie, piuttosto che rilanciarti in vista del mondiale, fai un anno fermo a riempirti le tasche. Esatto. Però di fatto questo è. Sì, si può stare qui a discutere di quanto sia giusto, come hai detto tu, a livello professionale, di ambizione, quando magari a qualcuno può sembrare semplicemente, come hai detto, una questione di voglio prendermi finché ho il contratto firmato e quello stabilisce, io mi continuo a prendere quello che mi spetta secondo il contratto. Poi, secondo me, qualora dovesse arrivare al Milan, la cifra dell'ingaggio sarebbe comunque inferiore anche agli 8 e 7 milioni, secondo me, quello che il Milan sarebbe disposto ad offrire, perché comunque c'era anche una questione che aveva sollevato Giacomo ieri a Lunchpress, quindi c'è la questione che Leao è il più pagato, anche per una questione di leadership, eccetera, quindi secondo me il Milan arriverebbe a offrire di meno. Dall'altra parte c'è appunto Vlahovic, che l'abbiamo detto anche ieri, può pensare di fare un'ultima parte di stagione alla Juve in attesa che arrivi gennaio, che mi pare ci sia la scadenza del contratto nel 2026, e da lì pensare di cambiare area, pensare un po' al suo futuro, da svincolato ovviamente, però non starei qua troppo a criticare la scelta di Vlahovic, perché sicuramente, come hai detto tu, ci avrà pensato al fatto che dovesse cambiare aria, si dovrebbe ridurre lo stipendio, però è lì e c'è il contratto, quindi magari pensa semplicemente, lo fa fare. Esatto, cioè un pensiero può anche essere semplicemente questo. C'è un'altra telefonata e noi andiamo a rispondere. Pronto? Pronto, mi sentite ora? Certo. Sì. Oh, finalmente. Avevo qualche problema di linea. Ciao Fabio. Okay. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Buongiorno. Ciao. Allora ragazzi, io intanto vi ringrazio per il lavoro che fate, nel senso, diciamo, siete una voce molto vicina a noi tifosi. Proprio per questo, diciamo, volevo fare un discorso che esulava un attimino da Vlahovic o da Højlund o da chiunque possa essere. Io volevo fare semplicemente un'osservazione per far capire quanto questa proprietà, questa società abbia cambiato in primis il Milan, che non è più un club di calcio ma principalmente fa altro. Poi il calcio, diciamo, è un aspetto collaterale, cioè secondario se non collaterale. In più il lavaggio di cervello che hanno fatto a molti tifosi che, diciamo, non hanno non dico l'astuzia, l'intelligenza, ma che diciamo non guardano a fondo a quello che stanno facendo, cioè hanno fatto un lavaggio del cervello. Io sento tifosi esultare per aver venduto Cafor a 20 milioni. La domanda è: ma loro vendono Cafor, vendono Leao, cosa ci fanno di quei soldi? Io ricordo le parole del signor Furlani, che dice: noi non siamo, cioè per come siamo strutturati non abbiamo bisogno di vendere. Uno. Dichiarazione numero 2: noi seguiamo il modello del Bayern, sbagliato. Il Bayern Monaco, se ha Reinders, non lo vende, perché se il Bayern Monaco vende un giocatore lo fa per andare a comprare uno più forte. Se il Bayern Monaco ha un budget di mercato, i soldi che provengono dalle vendite dei giocatori non servono per fare plusvalenza, servono per comprare, per aggiungere al budget che hanno e comprare un giocatore più forte. Se il Bayern ne vende 40 milioni, ciao, compra Van Dijk, aggiunge altri 40 e compra Van Dijk. Questo è il problema. Quindi è inutile che noi ci concentriamo a Vlahovic, sta gente qua non verrà, cioè non andranno, perché se loro hanno guadagnato 190 milioni spannometricamente parlando dal mercato, domani mattina se volessero andare a chiudere Vlahovic lo farebbero in 5 minuti, prendono i 20 milioni di Okafor e vanno a prendere Vlahovic in 5 minuti, al di là dell'ingaggio, perché tanto hanno incassato talmente tanti soldi che potrebbero ammortizzare l'ingaggio in 5 anni tranquillamente, ma non lo fanno, perché loro l'obiettivo non è la squadra di calcio, l'obiettivo è vendere 40 e prendere per Inter a 20,
perché devi vincere, se male che ti va il prossimo anno gli togli il costo di ammortamento e te lo rivendi. Se ti va bene fra 2 anni questo se n'è andato, stessa non cosa, c'è il progetto certo. sportivo. Non conta quanto il giocatore può dare alla squadra nei prossimi 10 anni, non prendono Leoni 35 milioni perché dici mi sono sistemato la squadra per 10 anni, non mi frega un tubo, non gli interessa. Fabio, io questo vorrei far capire ai tifosi, per disertare gli abbonamenti, lo stadio, e invece si trovano in 60.000 a Milano, non so in che via, ad accogliere la squadra. Questi hanno vinto, staranno qui 20 anni tranquillamente, non viene fatto un cavolo dello stadio se verrà fatto no. Questi hanno trovato l'America ed è, diciamo, un eufemismo. Va bene Fabio, ti ciao. salutiamo. Grazie Ciao, Fabio. ciao, Grazie ciao. mille. Ma sul fatto che il Milan, finché c'è questa proprietà, non tornerà a essere quel Milan che ci ha fatto innamorare del Milan, io credo che ormai sti muri, cioè, se avessero impresse le nostre parole di un po' tutti noi, lo sapete bene, no? Che abbiamo questo sentimento qua, e io non posso che condividere, cioè, tanto l'idea è quella, il progetto è quello. Se vinci è quasi una sorpresa inaspettata, non vorrei andare oltre e dire un ostacolo, no? Però quasi. Se invece ti qualifichi per la Champions, fai tante partite, riempi lo stadio e fai il player trading, le cose vanno bene. È così da un po' di anni, lo sappiamo, però ragazzi, cioè, io sono d'accordo, però più di fare quello che abbiamo fatto negli anni scorsi, noi che continuiamo a fare, a dirvi le cose come stanno, cosa va bene, cosa non va bene, soprattutto le cose che non vanno bene, come si lavora, come non si lavora a livello comunicativo, eccetera. Organizzare anche tutta la cosa che abbiamo organizzato con il decalogo, il manifesto sui nostri social, un po' ovunque l'avete visto, e tutte anche le iniziative collaterali che stiamo facendo in cui Radio Rossonera è in mezzo. Più di questo non è che possiamo fare. Poi io personalmente non voglio rivivere la stagione scorsa, quindi io vorrei andare a vedere il Milan allo stadio, ok? O il Milan, quello che si chiama Milan, che non sembra quasi più il Milan ma che adesso è il Milan, e aggrapparmi un po' a Tara, aggrapparmi un po' a Allegri, aggrapparmi un po' a sti poveri ragazzi che giocano e sperare che il Milan faccia una stagione decente. Poi so benissimo, come diceva Fabio, che non è ancora, o non so se sarà, il Milan che abbiamo imparato a conoscere quando eravamo più piccoli, però di fatto è così, cioè io di stare ottavo tutto l'anno non c'ho voglia, cioè vorrei essere lì un po' a giocarmela. È il massimo a cui possiamo ambire? Probabilmente sì, con questa proprietà, però cioè non è che noi poi possiamo andare coi forconi davanti alla... C'è stata una contestazione, è stata fatta e avete visto gli effetti poi che ha avuto in termini anche di stadio di base, quindi che dobbiamo fare? Io adesso sulla questione aggrapparsi, io è da un po' di tempo che mi sto aggrappando essenzialmente solo a Tare, da quando c'è Tare, ad Allegri da quando è arrivato Allegri, e perché ragazzi prima non c'era neanche loro. no, esatto, ai ragazzi quando scendono in campo, ma è tutto lì, perché se poi, ricollegandomi a quello che ha detto Fabio all'inizio del suo intervento, se poi dobbiamo stare a guardare indietro, siamo stati abituati parecchie volte a contraddizioni e a cose che sono state dette a livello comunicativo ma che poi non si sono dimostrate, interventi un po' messi così, cioè, e questo ovviamente non può aumentare, ma giustamente non può aumentare un qualche tipo di o far nascere un qualche tipo di fiducia nei confronti della società. Io adesso mi aggrappo semplicemente a quello. Penso che sia un sentimento comune della serie. Speriamo che quest'anno vada bene, aggrappiamoci ad Allegri, a Tare e ai giocatori, nuovi vecchi che siano, che sono arrivati, con una sfiducia però totale in chi è ancora più su, quindi in Furlani, Cardinale, chi più ne ha più ne metta, Scaroni, eccetera eccetera. Penso che, cioè, anche da San Siro è vinto un po'
questo sentiment un po' comune. Allora, ringrazio Wesley che si è abbonato per il 36esimo mese, sei il migliore Wesley, grazie, insieme a Volpi Marco 87 per il mese numero 39. Ragazzi, grazie di cuore, ragazzi. continuate ad abbonarvi, 2,99, a mettere like, cliccate il pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, i soliti modi per supportarci, grazie di cuore. Tra pochissimo andiamo al telefono, prima devo rispondere a Pokémon Cards che ci sta scrivendo da un po' su Fofana. Se mi mandi un Charizard set base PSA 10 prima edizione gradato, ti rispondo su Fofana Pokémon Cards, visto che ti chiami così, altrimenti non ti dirò niente. No, scherzo, no, Fofana l'Arabia ci ha pensato, è in un pool di centrocampisti che stanno cercando, ma non penso che a 10 giorni dalla fine del mercato vada via. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Enrico, ciao Lorenzo, carissimi, buongiorno, bentornati. Ciao belli. Ciao Angela. Che dire, ormai ci aggrappiamo come le bandiere che al vento, ormai facciamo solo di quello, ma guardate la storia anche di Leao che si è infortunato, povero. Cioè, praticamente adesso stanno vendendo l'Africa, poi ma tanto abbiamo solo l'Europa, abbiamo solo il campionato, esatto. Però Allegri, diciamo che è uno che subito dopo Pioli è una falcidia di infortuni, quindi attenzione quest'anno con gli infortuni. Io spero di essere smentita, ma è uno che, come Virilli li butta giù, quindi poi magari quest'anno non succede, però questa svendita così a raffica io capisco che abbiamo solo il campionato, però poi io non voglio portare infatti io non voglio essere menagramo, però non facciamoci la testa prima del tempo, ovvio. Diciamo che storicamente Allegri non è uno che tiene la rosa proprio integra fino alla fine, però il campionato comunque lo devi affrontare, e poi questa cosa io, sapete, tanto io quando chiamo lo dico sempre, lo sapete come la penso, quindi poi la chat si lamenta che ha un tono lagnoso e questo è il mio tono di voce, quindi non è che posso cambiarlo. Non ti preoccupare, tanto tutti possono parlare, sono liberi di chiamare, quindi la chat si la mette perché via. Il tono di voce è quello, non è che lo posso cambiare, quindi non è che... ma non preoccupare. Grazie, sì. E quello che non c'è, poi uno dice protesti, sì, uno, come diceva giustamente adesso Enrico, uno può anche protestare, però vedi che poi le ritorsioni ci sono e quindi purtroppo noi possiamo solo aggrapparci, sperare che con questi due uomini di campo, però avete visto che quanto vendere, io finché non finisce il mercato tengo tutte le dita incrociate perché questi alla minima offerta via, loro vedono solo plusvalenze. Una cosa che a me mortifica molto, che poi vi saluto, è questa cosa che tu compri un giocatore tipo Yashari e io me lo vedo già col cartellino della ma che deve essere ridotti, questa cosa mi mortifica, perché io ho 50 anni che tifo questa cosa qua ormai è diventata parte di noi, Angela, mi distrugge, piano io vivo male, dovremmo tornare a togliercela, questa cosa la vivo veramente, è come se tu ti compri una cosa bellissima che desideri, che sono mesi, anni che agogni e poi non te la godi. No, ma questo è verissimo. Questo è verissimo. Questa è una cosa triste. Stiamo già pensando tra 2 anni a chi verrà a prendere gli Asciari, a chi verrà a prendere dei Winter, questo eccetera. veramente è mortificante. Va bene, Angela, comunque, grazie. Ti voglio bene, lo anche sapete. Noi, un abbraccio, grazie, carissimi, sempre Forza Milan. Ciao. Attenzione, perché ci sono successe 2 cose in chat. La prima è che ci ha raggiunto Beatrice Sarti, che quindi salutiamo, aspettiamo lunedì prossimo. Tornerà live con il talk, tutti gli altri appuntamenti, quindi l'aspettiamo, ma soprattutto, cosa ancora più importante, caro Lore, che è successo? Pokémon Cards ci ha risposto e ci ha scritto: però se volete vi mando una carta gradata. Grazie Harry. Pokémon Cards, via Correggio 11. Siamo nel pacco qui, scrivi Radio Rossonera. Se vuoi ce la puoi anche consegnare di persona. Ti aspettiamo. Milano, comunque è molto semplice. Grazie in caso, perché io non ce l'ho mai avuta ancora una carta gradata, quindi
Vabbè, cose nostre. Andiamo al telefono che c'è un altro ascoltatore. Pronto? Ciao, sono Paolo da Bologna, mi sentite? Non benissimo. Ok, mi sposto un attimo. Ma hai Adesso viva mi sentite meglio? Ora meglio, ma hai Sì, viva ora voce sì. per caso? No, sono con gli auricolari. Ok, ora ti sentiamo Vai. bene. Vai. Adesso mi sentite meglio? Sì, perfetto, vai. Ottimo. E niente, innanzitutto volevo ringraziarvi per il vostro lavoro, Lorenzo e Enrico. Grazie mille. Siete Grazie a voi. Grazie a te. una delle poche voci oggettive che tratta il Milan. E una cosa vi volevo chiedere molto velocemente, ma voi cosa ne pensate della situazione dei tifosi? Perché durante Milan-Bari era un tema surreale, si sentivano solo i tifosi del Bari, una cosa mai vista. Qual è la vostra opinione e quali sono i vostri pareri su questa situazione? Ti rispondiamo e Certo. ti salutiamo, lasciamo spazio libero al telefono. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Allora, io ero presente ovviamente Io no, ero a casa, l'ho visto. a Milan Bari. Io allora, ancora secondo me è un po' presto per entrare nel merito di non mi interessa parlare di però ha ragione la società, però ha ragione la curva, non è, l'abbiamo detto anche ieri, sì. evitiamo questa cosa anche perché ancora situazione un po' poco chiara dal mio punto di vista personalissimo. Parlo proprio del clima e dico che far così 38 partite, o meglio la metà, quindi 19 con questo clima è tosta, È bruttissimo. perché ci sono partite che vincevi e vinci anche perché San Siro ti dà qualcosa in più. Sì, io sono d'accordo. No, perché ti carica, perché ti spinge, Certo. perché Perché è San Siro, cioè, è capito? stato davvero un clima spettrale, Sì. da un certo punto di Silenzio. vista, e anche perché, ragazzi, noi continuiamo a ripetervelo, ve lo diciamo da un sacco di tempo, è pieno di turisti. Pieno di turisti. Giustamente però molti diranno però io allo stadio non ci vado, i soldi a sta società non glieli do. Ok, dal mio punto di vista ha più senso andare allo stadio e piuttosto lì farsi sentire, piuttosto che lasciare maniera uno giusta. spazio a un turista che dall'Olanda fa il weekend a Milano e nel mezzo si va anche a guardare la partita. Certo. Credetemi, è molto peggio, o è molto più quello che vuole questa società, avere l'olandese che si fa il weekend a Milano, piuttosto che uno che sta lì e però magari gli girano le scatole perché perdi e fischia all'intervallo. Quindi sì, clima tremendo e mi auguro che qualcosa possa cambiare, ecco. Sono d'accordo con te, anche sull'ultima cosa che hai detto, secondo me fa molto più rumore, giusto per restare in tema di silenzio, eccetera, eccetera, fa molto più rumore la presenza sentita dei tifosi che vogliono comunicare qualcosa all'interno dallo stadio durante le partite, che diciamo il disertare le partite, il non andare allo stadio e lasciare posto a gente, a persone, comunque a spettatori, come ho detto ieri, piuttosto che tifosi che sono venuti lì come se appunto fosse una vacanza e si concedono di venire a vedere uno spettacolo, quale può essere una partita di calcio in uno degli stadi più belli del mondo, e finisce lì. Cioè finisce semplicemente e si sente questa cosa, anzi non si sente, come abbiamo avuto modo di appurare durante la partita contro il Bari. Io l'ho detto anche ieri, velocemente mi ripeto semplicemente nel dire che io l'ho vista da casa e vi assicuro che anche da lì si percepiva veramente, li sentivo anch'io i tifosi del Bari che cantavano, tanto di cappello ai tifosi del Bari, ma vedere e sentire o non sentire un San Siro così mi è veramente tanto dispiaciuto. Triste, molto triste, sì. ripeto, al netto delle scelte, delle decisioni, di tutto. Triste, Veramente per quanto mi triste. riguarda una sconfitta per tutti. Andiamo al telefono, pronto? Sì, ciao ragazzi, sono Alfredo. Ciao Alfredo, dici tutto. Tanto complimenti e grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. No, grazie perché date voce ai tifosi, in questo momento storico un po' particolare. E guardate, nessuno vuole più dare un centesimo a questa società,
direi di darlo a Radio Rossonera che lo merita. Grazie Alfredo. No, è così, perché date voce a noi. Due piccole considerazioni. La prima sul fatto che adesso tutti i tifosi scoprono che questa società è fatta in questo modo. Ma dobbiamo imparare un attimo ad ascoltare chi comanda, cioè il nostro presidente, adesso vai a capire cos'è, Cardinale. Lui è appena proprietario. Tecnicamente e ufficialmente è il proprietario. Peggio ancora, proprietario. Quindi lui ha detto chiaramente fin dall'inizio le cose che poi ha messo in pratica. Allora, prima di tutto ha detto che lui voleva allo stadio i clienti e non voleva i tifosi. Poi ha detto che vincere faceva male, non è giusto vincere sempre, cosa che è noioso. Mi ricordo bene, sì. Esatto, lui poi aveva detto che la vittoria ha anche un costo. Ricordiamocele queste cose, perché la vittoria vuol dire, se il Milan non vincerà mai, ma vincere lo scudetto vorrebbe dire tutta una serie di cose: alzare gli stipendi, prendere giocatori più forti, aspettative maggiori. Allora di questo non gli importa nulla. Certo. Dobbiamo ascoltare purtroppo che cosa dice quello lì. Quello lì aveva detto che voleva questo, e gli americani, come fanno gli americani, che arrivano lì e si mangiano i popcorn, arrivano quando la partita è iniziata da mezz'ora. Questo è quello che vogliono loro. E poi sappiamo tutto il loro modo di fare business, che è tipico degli americani che vengono in Italia. Ma la cosa sportiva invece, volevo farvi una domanda e poi vi lascio. Ma io dico, adesso l'attaccante, ma noi abbiamo ancora capito, ma sicuramente Allegri lo saprà, ma noi che modulo faremo? L'importante, vi giuro, l'importante è che non, perché qualcuno già l'ha messo in dubbio, l'importante è che giochi Christian, cioè che Pulisic sia sempre in campo. Penso di sì. Qualunque gioco ci sia, si deve inventare qualunque sistema, ma Pulisic deve essere in campo. È uno dei 4 giocatori forti che abbiamo, il portiere, Saelemaekers, Leao e Pulisic. Guai toccare Pulisic. Ecco, Allegri non deve fare questo errore, mi raccomando, perché la tifoseria non è Pulisic, è il giocatore che è rimasto, e gli hanno già detto, chiudo, ricordiamocelo, gli hanno già detto: aspetta che te hai 3 anni, cosa rompi le balle, che adesso mi spiace la parola, ne parliamo più avanti perché sarà il prossimo sulla lista dell'anno prossimo. Va bene Alfredo, grazie. Ciao. Che modulo giocheremo? Un'ottima domanda. Sì, decisamente una bella domanda. Io penso che sarà questa sorta di ibrido tra un 3-5-2, un 4-3-3, 5-1, 4-3-3. Una roba di mezzo, anche perché Tomori, spesso era più alto di Salmacher. Appunto, abbiamo detto anche ieri che si alzava molto. Quindi immagino che possa essere questa cosa ibrida qua. Poi e immagino anche, per rispondere alla domanda di Alfredo, che il buon Christian Pulisic faccia ben parte, ben parte di questo sistema. È che con il ritorno di Salmacher, adesso Leao è fuori e ok, ma con il ritorno di Salmacher, togliere uno come Salmacher dal campo non è semplice. Io non penso che i dubbi fossero relativi a devo togliere Pulisic, no? Soprattutto se fai 4-3-3, se giochi in un certo modo. Io penso che i dubbi siano più relativi a Leao, che magari sta un po' più libero davanti, perché poi in contropiede magari ti decide la partita, no? Molto più potenzialmente rispetto a Pulisic. Quindi mi serve un ragazzo d'equilibrio. Salmacher, come lo tolgo? Magari ci sono delle situazioni in cui puoi metterli dentro tutti e 3. Di fatto hanno giocato tutti e 3 con questo 3-5-2. Però diventa difficile togliere Salmacher e trovare spazio a Pulisic se c'è dentro già Leao, se c'è dentro già una punta, diventano in tanti. Sì. Per questo io penso che appunto credo che Allegri deciderà comunque sempre di optare per il più classico 3-5-2, credo. Però non ne sono sicuro. C'è sempre la possibilità che nel corso della partita si possa magari assistere a un qualche
cambiamento per quanto riguarda magari la linea difensiva che diventa 4, Selmaker che si alza ancora di più e quindi magari si potrà assistere anche a questo. Però da principio secondo me credo che Allegri inizierà sempre col 3-5-2 con la difesa 3. Andiamo al telefono che c'è un altro ascoltatore. Pronto? Sta fabbricando il telefono. Pronto? No, credo gli sia ripartita la telefonata. Pronto? Volevo soltanto chiamare per triggerare Enrico Boiani No, dal mare. È quell'altro che è al mare, che chiama Mi sembrava che fosse da Madagascar. Sì, direttore, buongiorno. Buongiorno. Ma dove sei che sento le foche che cantano dietro di te? Cos'è? Vabbè, niente. C'è gente. No, al di là di questo volevo salutarti perché so che tanto te il mare non manca, quindi. Grazie direttore, grazie. Guarda, se non erro c'è la mia lettera di dimissioni sulla tua scrivania pronta al ritorno con scritto me ne vado al mare 1 anno e mezzo intero. Quindi la ritrovi lì sulla tua scrivania. Va bene, magari insieme anche ti ho messo lì vicino anche il dossier sullo stadio di San Donato, così quando torni ti rimetti anche in moto. Sì, non vedo l'ora, guarda, di parlare dello stadio. Sì, preparati. Vabbè, salutate mio Cafor a questo punto. Ti saluto Cafor, tu goditi questi 4 giorni che ti restano perché poi si riparte. Certo, non vedo l'ora. Bene, buon proseguimento allora. A voi. Arrivederci. Buona giornata. Arrivederci, direttore. Vabbè, era il direttore che questa me la paga ed è ufficiale, in qualche modo da qui alla fine deve pagarmela. Sì, tra l'altro ovviamente come sempre appena il giorno stesso in cui Simo è partito per le sue ferie il Milan ha chiuso Yashari a Tecame, De Vinci, ha venduto ciao. Basta, tutto ha fatto, vabbè, è così. Io l'anno prossimo Simo lo manderei in ferie da giugno a agosto. Sì. Così lui è felice, il Milan compra 33 giocatori. Calciomercato più bello della storia. E siamo a posto, esatto, Va bene, adesso mi ricordo cosa stavamo dicendo, però parlato del modulo e poi del modulo, vedi, sto ragazzo intelligente, si ricorda tutto. Io no, non mi ricordavo. Il modulo, dicevo, togliere Selmaker non è così semplice. Iniziare la stagione però con lui e Pulisic in campo, direi, senza se, senza ma. A questo punto manderesti subito in campo Jimenez dopo questo spezzone col Bari un po' così, a parte che resta su lui, quindi penso di sì. Allora, però, a prescindere dal fatto che ci sia solo lui per una questione appunto dell'infortunio di Leao eccetera, io in questa stagione sono orientato verso il dargli fiducia, nonostante durante la partita contro il Bari non si siano viste, diciamo, cose eccezionali. Comunque ha fatto l'assist per Pulisic, però io sarei dell'idea di dargli fiducia. Dall'altra parte però sono convinto del fatto che dietro quindi serva tutto il contributo possibile del resto della squadra, dei compagni del centrocampo, per dargli supporto, perché se no c'è il rischio veramente che possa, diciamo, trovare non poche difficoltà. No, però scusa, allora non stiamo dando del bidone a Jimenez. No, attenzione, perché assolutamente. poi qui vengono travisate ogni volta le nostre frasi. No. Nessuno ha detto che Jimenez è un bidone, anzi io spero che faccia il titolare del Milan in questa stagione. Io vorrei dargli assoluta fiducia. È che è ancora tanto indietro di condizione. Sì, ha iniziato più tardi. Contro il Bari abbiate visto la partita di Jimenez, proprio a livello di movimenti, di lucidità, è indietro di condizione. Nessuno ha detto che è un bidone, anzi la mia domanda era su schierarlo all'inizio del campionato in queste condizioni qua, cioè ancora magari non al top, però giustamente ci dicevano ci sono solo lui e Pulisic, chi devi mettere? Lui e Pulisic. Esatto, io la fiducia gliela metto, poi sicuramente è un dato oggettivo e si è visto anche contro il Bari, è più indietro di condizioni rispetto a tutti gli altri, perché ha finito come Modric, ha finito la stagione più tardi, che ha avuto la competizione con il Messico, quindi ha
di conseguenza iniziato la preparazione con la squadra più tardi, quindi è ovviamente indietro un po' di condizione atletica, fisica. Però comunque, adesso, perché magari siamo anche obbligati dal punto di vista delle assenze lì in attacco, io lo farei giocare. Intanto Javier Hernandez, il Cicciarito, si è abbonato per il 39esimo mese. Grazie Cicciarito, grazie mille di cuore. No, esatto Paolo, è quello che dicevo, cioè magari avrebbe bisogno di partire un po' a diesel per la condizione fisica che ha, e però l'infortunio di Leao ti costringe a schierarlo, certo. esatto. Sì, anche perché è martedì, la partita è sabato. Non penso che stasera si chiude Højlund, domani a Milano, domani sera fa le visite mediche, mercoledì l'ufficialità, giovedì fa la rifinitura, cioè venerdì fa la rifinitura e sabato gioca. Pronto. Non penso proprio, ecco, quindi dovrà giocare Santiago. Volevo aprire un ultimo capitolo in questo quarto d'ora finale mentre aspettiamo le ultime chiamate, continuiamo a leggere i messaggi. Un ultimo capitolo sulla difesa, perché qualcuno ha detto Tomori ancora un po' indietro. Tomori è vero che ha fatto l'assist, ma dei tre quello un pochino più che ha fatto peggio, tra virgolette, contro il Bari. Pavlovic ancora costretto a spesso rimediare ai suoi stessi errori. Ragazzi, questo è arrivato De Winter, ma non ha esordito. Serve un centrale dal mercato ancora? Allora, chiedo anche a voi, chat, lo chiedo a chi telefonerà, lo chiedo un po' a tutti. Serve un altro centrale? Secondo me il punto è che comunque per quanto riguarda la difesa, sì, abbiamo visto cose buone contro il Bari, anche per me da parte di Pavlovic, di Gabbia, così. Pavlovic però alle volte è un po' troppo grossolano ancora, nel senso magari qualche errore a cui poi certo riesce comunque a porre rimedio, ma comunque ha fatto qualche errore di distrazione. Ci sono comunque, le ho viste, ma sicuramente le avrete viste anche voi, le sue classiche partenze in stile centravanti che mi fanno saltare un attimo sul divano per dire: oh no, è tornato il Pavlovic centravanti che siamo abituati a vedere, che si butta addosso alla difesa e perde il pallone. Non è stato, diciamo così, in maniera esagerata, per cui diciamo dei miglioramenti l'ho visti. L'incognita secondo me riguarda comunque anche i nuovi acquisti, sia De Winter sia Atekame come terzino, perché bisogna vedere se e come sono pronti a... Cioè, De Winter ha già esperienza con la Serie A, certo, col Genoa, certo, Atekame invece no, quindi bisognerà anche vedere in che modo Allegri deciderà di utilizzarli, se deciderà di utilizzarli. Rispondo alla tua domanda dicendo che forse un centrale che possa non farci rimpiangere, e uso le virgolette, Malick Thiaw, bisognerebbe portarlo a Milano. Sì, era un messaggio comune nella chat della serie. Sì, serve un centrale, ma serve buono. Cioè, della serie, serve un centrale, ma non una promessa, scommessa, uno che speri che... Servirebbe un centrale bello solido. Sì. Chiedeva, non so, Andrea, chiedeva di Kivior. Allora, Tara è stato a Londra un po' di giorni fa e magari nelle chiacchiere con l'Arsenal ha parlato anche di Kivior. Dall'Inghilterra si dice che un po' c'è interesse. Sì, dovrebbe aver parlato con l'Arsenal. Io non so, qualche mese fa c'erano stati degli apprezzamenti per Calafiori, che però dopo il gol ha... non fare quella faccia, tanti saluti. Non fare quella faccia. Dopo il gol allo United dubito che voglia partire. Lui stesso non penso sia così propenso a lasciare l'Arsenal, non penso che l'Arsenal lo voglia lasciare partire al netto dell'acquisto di Mosquera quest'anno, e quindi magari Kivior è già più fattibile. Però Kivior andrebbe bene? Cioè, nel senso, il livello che ci va bene, che ci andrebbe bene come difensore di esperienza, qual è? Cioè, è Kivior? È Jim City? Cioè, qual è il livello che cerchiamo? È Christensen, Kim, esatto, cioè sono quei difensori lì? Sì.
non lo so, perché poi ognuno di noi ha una valutazione diversa, no? Uno può preferire Jim City a Kivior, uno può preferire Kim e via dicendo. È difficile anche dire vado a comprare un difensore e so che mi renderà, no? Sì. Beh, sono d'accordissimo, nel senso, a livello di capire quale può essere il più adatto, lì si può fare un discorso, ma a livello di capire effettivamente chi è più forte, chi è, lì è molto soggettiva la cosa. Cioè, io posso pensare che magari Christensen può essere quello più adatto, Kim può essere quello più adatto, un altro invece può pensare che in barba, adesso perché non è più acquistabile, però in barba alla giovane età, io puntavo tutto su Leoni e mi facevo la difesa con lui e stiamo a posto. 35 milioni che comunque adesso è andato al Liverpool e tanti saluti, o Calafiori, cioè, per cui per un ruolo delicato come può essere quello del difensore centrale, l'investimento deve essere mirato e deve essere importante, secondo me, adesso, per il livello della difesa del Milan per quanto riguarda i centrali. Ci sono Gabbia, c'è Gabbia, c'è Pavlovic, c'è Tomori, un altro secondo me sì, ecco, Luigi ci scrive in chat il nome di Laporte, che è mancino ed è in uscita dal Nasr, e pare che il Como che il Como sia interessato alla Laporte. Cioè, se Laporte dovesse venire al Milan, sareste felici? Ma vi faccio queste domande un po' così a bruciapelo sui difensori, proprio per capire qual è il livello che ci andrebbe bene del difensore, perché io vedo un po' di confusione. Prima leggevo 2 messaggi, nel giro proprio di 3 messaggi, Claudio che scrive in giro di forti ce ne sono, e Filippo che scrive non ci sono in giro difensori di livello, credo. Tutti di livello medio. Io sono abbastanza d'accordo con Filippo, cioè che per me ci sono quei 4, 5, 6 difensori top, no? 10 a voler star larghi, che è il gruppo dei Saliba, dei Van Dijk, anche magari dei Bremer, no? Poi tipo il Napoli ha preso Beukema a 30, 35, anche cifre lì importanti. Cioè con Beukema sareste stati contenti a 40 milioni quasi? Magari sì, non lo so. Lukumi oppure no? Parla sempre il campo alla fine, della Roma, che ha fatto vedere che a 3 può starci anche bene. Sì. Lo prendereste? Che la Roma sta cercando anche altri difensori? O Kim? Cioè è davvero, è difficile, non è facile, perché o costano tanto o sono tutti più o meno sullo stesso livello medio-basso, o medio, ecco, per non essere ecco, Pavard io andrei ieri a prenderlo, anche se non è italiano quello che ho appena detto, ma io su Pavard vado ad occhi chiusi. Gran giocatore. Per me è di gran livello, per me è di grande livello. Va bene, mancano pochi minuti alla chiusura di questo Lunch Press, però c'è ancora spazio. Si è illuminato adesso, no, non è vero, hai sbagliato, Morgan. E allora Morgan è disponibilissimo a rispondere alle vostre telefonate, quindi 024942 8479. Ci sono gli ultimi minuti per chiamare, poi dopo torneremo live alle ore 16 con il talk. Senti Lore, Modric? So che ne hai già parlato ieri con guarda, Jack, ma io, a prescindere da tutto, dall'età, dal fatto che ho avuto anche pareri di persone che conosco che mi hanno detto ma cosa l'abbiamo preso a fare, bellissimo, laurea di colpo di fine carriera, ma a me quando è entrato in campo un brividino mi è arrivato, cioè potete dire quello che volete, e comunque va bene, era il Bari, con tutto il rispetto per il Bari, ma l'ha detto anche Jack ieri, in pochi minuti comunque, giocando quasi da fermo, anche se comunque ho visto del movimento, ha creato delle ottime cose secondo me, cioè ha creato delle cose da Modric, non mi aspetto di meno da un giocatore come lui, anche a quasi 40 anni. Già. È arrivata la telefonata? Ce l'abbiamo? Pronto, buongiorno, sono Massimiliano, chiamo da Brugherio. Ciao Massimiliano, dici tutto. Allora, ho seguito
l'ultima mezz'ora del vostro lunch press perché sto troppo impegnato e volevo fare una osservazione riguardo alla partita Milan-Bari. Al di là del fatto della difesa a 3 che attualmente consta di 4 difensori in rosa, quindi necessariamente dovrà essere, a mio modo di vedere, rimpolpata da qui alla fine del mercato, ho notato, non so cosa ne pensate voi, una Giménez veramente fuori dal gioco, al di là del ritardo di condizione, l'ho visto molto male e ho paura che non possa essere lui il titolare del Milan in questa stagione, ma a malapena fare la riserva di questa squadra, se non addirittura essere ceduto magari l'ultimo giro di mercato per prendere ben 2 attaccanti. Voi cosa ne pensate? Ce la getti così? Sì, perché anche l'anno scorso faceva praticamente la riserva della riserva di Jovic e Abramo, se non ricordo male, quindi pensare che oggi possa essere titolare mi sembra un azzardo, onestamente, aver cavalcato, diciamo così, passato di livello, non avendo dimostrato di essere ancora da Milan. Onestamente non ci punterei come titolare, ma non perché ho qualcosa contro Giménez, ma proprio nel vederlo. Pensate solamente che alla Gold Cup quest'estate faceva la riserva nel Messico, ma non a Hugo Sanchez, l'altro Jiménez, a Raúl Jiménez, un giocatore sui 30 anni che gioca in Premier, se non ricordo bene, si chiama sempre Jiménez, mi pare, però aspetta, Raúl Jiménez credo. Però lascia pensare anche questo, neanche titolare della propria nazionale, può essere nel Milan, ditemi un po' voi, insomma. Va bene, Grazie, ti rispondiamo, grazie, Sì, grazie. ciao. Allora, un po' forte forse. Può essere una bella gatta da pelare. Sì, un po'. Sì, Raúl Jiménez del Fulham, ex Wolverhampton. Sì, ragazzi. No, allora, un po' forte, un po' too much. Io dico questo, poi ti lascio parola, Lore. Non facciamoci ingannare dalle punte di Allegri. Perché diciamo che se Allegri deve lavorare su reparti o ruoli, la punta forse non ti dico che è l'ultima che va a vedere, ma ha altre priorità, come sistemare gli esterni, sistemare la difesa, come avere degli esterni di un certo tipo, come soprattutto avere dei centrocampisti di un certo tipo, quindi che magari palleggiano abbastanza e soprattutto alcuni anche grossi che vadano a fare un po' da ariete, e le punte con Allegri non hanno mai brillato per prestazioni, magari facevano tanti gol, no? Però non starei a esagerare dicendo è proprio fuori, lo vendo, eccetera. È ovvio che se arriva Vlahovic o arriva Højlund si giocano il posto, e poi lì ti giochi il posto, cioè può essere titolare poi uno, può giocare meglio l'altro, eccetera. Allora, un po' too much secondo me, direi sono d'accordo con te. Completamente. Diciamo che c'è stato comunque anche un periodo comunque breve, no? che si diceva in giro per i giornali che già Jiménez avesse già le valigie in mano, si stava già pensando lì un po', magari la paura ti viene, ma secondo me non dobbiamo basarci tanto sulla scorsa stagione. Comunque c'è stato un cambio importante in panchina, quindi esatto, non sarei così drastico da pensare che già tra un anno o due penseranno di rivenderlo, perché comunque è un investimento, è un giocatore giovane con comunque margini di crescita, viene da un campionato diverso ovviamente da quello italiano, che è quello olandese. Secondo me invece, guarda, sono a costo anche poi di essere smentito a fine di questa stagione, sono convinto che questa sarà potrà essere un'ottima stagione per lui, una stagione di non dico di rilancio, ma una stagione di lancio, senza rilancio, perché comunque ha avuto 6 l'anno mesi. scorso ha avuto il tempo che ha avuto, quest'anno può veramente dimostrare il suo talento, il suo valore, anche in una questione di, diciamo, lotta per un posto da titolare, qualora, spero, dovesse arrivare un altro attaccante di peso, e lì poi sta tutto a lui dimostrare di meritare di prendere in mano l'attacco del Milan.
A me sembra un bravissimo ragazzo, poi onestamente, mai non troppo fuori dalle righe, che si impegna, che lavora, quindi mi auguro anch'io che possa far bene, anche perché io la stagione scorsa, le prestazioni della stagione scorsa, tutto quello che è successo la stagione scorsa, una infinita lo stagione prenderei leggermente con le pinze per valutare i giocatori, come sono. Cioè, è stato un dramma tutto, qualsiasi micro virgola della scorsa stagione è stato drammatico, ok? Quindi, a parte forse Reinders, che è l'unica roba che è andata dritta, e quindi eviterei. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Lorenzo, ci ritroviamo dopo alle 16 per il talk. Esatto. Grazie anche a Morgan in regia, grazie a tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ha scritto messaggi, chi si è abbonato, chi ha donato, chi ci ha semplicemente guardato, chi commenterà, chi ci segue in differita, tutti, Simo che ci ha chiamato, ma tanto prima o poi, tra pochi giorni torna e quindi gli ricorderò anche a lui che non è più al mare. Grazie a tutti quanti, un saluto da Enrico Boiani, ci ritroviamo alle ore 16. Ciao a tutti. Dal 1 luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello. Un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13.